Quanti youtuber, fotografi, videomaker sanno che cogliere l'attimo carpe diem è fondamentale per raccontare una storia? È proprio per questo che Beta FPV ha creato il Pavo 20 Pro. Come dice il nome Pro, siamo di fronte all'evoluzione definitiva dei precedenti Pavo, una versione di miglioramenti che ci porta fino alla versione finale di questo modello. Il punto finale d'arrivo per chi vuole immagini senza compromessi con la Air Unit 04 Pro. Venite con me, andiamo a scoprirlo insieme. Droni e tecnologia. E ragazzi, siamo qua, apriamo la confezione del Pavo 20 Pro e andiamo subito a vedere cosa c'è nella confezione. Ok, troviamo subito la nuova calotta riprogettata interamente per l'Air Unit 04 per alloggiare la camera DJI per fare video cinematografici. Adesso è la miglior camera sul mercato per droni FPV. Naturalmente la camera la dovete prendere separatamente. Tutti gli oggetti che vedete in questo video trovate il link per l'acquisto in descrizione. Andiamo a sollevare questo neoprene e ben protetto troviamo, eccolo qua, meraviglioso, il nuovo Pavo 20 Pro. È stato migliorato rispetto a tutti gli altri Pavo fatti fino ad oggi e questa secondo me è la versione top e finale, perché meglio di così per un Cinevoop super portatile credo non si possa fare. Questo fantastico quad monta un FC F4 all-in-one fino a 3S da 20 ampere e monta dei motori Lava 1104, il modello da 7200 kV. Sono dei motori super potenti per questo piccolo mostriciattolo. Monta rispetto ai vecchi Beta delle Gemfan, delle eliche più larghe e più lunghe, sono le 22-18, quindi con maggiore spinta e miglior stabilità. Il top plate è stato aumentato rispetto alle vecchie versioni. Il top plate, questo qua in carbonio, hanno aumentato lo spessore di 2 mm. Il telaio rimane il solito, molto robusto. Andiamo a vedere poi cosa danno nelle confezioni. Trovate delle eliche di ricambio, ok, sempre il solito modello di queste, le Gemfan. Trovate una striscia LED, ok, questa qua, che potete andare a mettere tutto intorno al frame del quad, alimentata da questo connettore qua. Se non lo vedete è nascosto qua sotto, e c'è la possibilità da Betaflight di controllare LED, quindi potete impostare un tasto sulla vostra radio, LED accesi, LED spenti, e quindi quando andrete a fare delle riprese professionali naturalmente spengerete LED e quindi non andranno a interferire con le camere che monterete sopra. Poi nella confezione danno tutto il kit viti e il soft mount che ora vi faccio vedere, andranno messi qui per poi andare a montarci la calotta sopra. Il connettore Beta FPV USB-C per connetterlo a Betaflight, che andrà poi connesso qua dietro. E questo quad, che dire, è molto modulare, perché in un attimo con questo sistema qua di Beta FPV prioritario noi, per dire abbiamo Note 3 oppure un'altra camera, cambiamo il supporto sopra e subito tac le andiamo a mettere sul quad, quindi è super veloce. Anche se lo usiamo per fare dei lavori, riusciamo a fare volo outdoor con poco vento e anche un po' di freestyle. I tempi di volo si aggirano circa per un cruising 6 minuti, invece se facciamo un po' di freestyle e
un po' più di volo acrobatico, riusciamo tranquillamente a fare 5 minuti. La cosa importante di questo quad è che è sotto i 250 grammi, quindi immaginatevi voi, non ha praticamente tutti quei discorsi burocratici, quindi potete volare praticamente quasi ovunque. Io vi consiglio queste batterie che sono di Beta FPV, le Lava, sono da, ve le faccio vedere, Lipo HV, sono HV, quindi sono da 5,50 e con queste ci fate praticamente 6 minuti. Vi faccio presente che con questa calotta dell'Air Unit 04 i filtri NDI ci vanno bene praticamente tutti i filtri verticali, quindi non ci vanno bene ad esempio quelli originali DJI, ma vanno bene tutti quelli che sono messi per verticale. Io vi consiglio questi che vi lascio in descrizione, questi sono di Beta FPV, anche questi sono praticamente presente nella confezione un UV, un ND8, un ND16 e un ND32 e questi come vedete ve li vado ad aprire, ve ne prendo uno, si mettano verticalmente. Ora dopo vi faccio vedere, ne andiamo a installare praticamente così e quindi non dà noia alla camera, movimenti della camera quando andiamo a inclinarla. Allora adesso vi faccio vedere come si assembla, è semplicissimo, la camera la andiamo ad assemblare da ultimo, io faccio così. Andiamo a prendere i soft mount, che sono questi gommini che trovate in questa confezione di plastica, eccoli qua, vedete, sono di gomma, c'è una parte più lunga e una parte più corta. Allora, per permettere alla camera di smorzare di più le vibrazioni, andiamo a mettere la parte più corta, questa qua, verso il basso nel top plate, cioè col drone girato verso di voi, la parte più corta andrà nella parte verso, diciamo, le eliche. Per metterle bisogna inserire la prima parte del gommino dentro e si gira il gommino in senso orario. Ecco fatto, vedete? L'ho inserito e questo serve per quando si andrà a posizionare la camera sopra a non fare l'effetto yellow, quindi a smorzare le vibrazioni del quad. Va fatto su tutti e quattro i fori naturalmente. Allora, per prima cosa andiamo a montare LED, la camera la montiamo da ultimo e attenzione a questa cosa che sembrerà una cavolata, però dovete partire a staccare la striscia LED dove c'è l'interruttore, perché se no dopo quando andate a fare il giro del quad e vi avanzerà il LED non potete tagliarlo. Allora io parto dove c'è l'alimentazione in senso antiorario, cerco di prendere il punto più centrale possibile e vado a staccare piano piano il biadesivo. Non fate l'errore di staccarlo tutto, cioè staccatelo mentre girate, mentre andate a attaccare la striscia LED sul frame. Si attacca molto bene perché il frame è di materiale plastico. Mi raccomando, quando arrivate negli angoli fate bene la curva qua e continuate per tutto il frame. Io vi consiglio sempre, quando andate a lavorare sull'elettronica ma anche su questi biadesivi, di mettervi un paio di guanti in plastica, così il biadesivo non vi resta. Questo è un piccolo trucco, vedete, lo staccate bene se vi resta attaccato alla mano. In più non avete scariche elettrostatiche e quindi non fate danni se toccate qualcosa che non dovete toccare e avete qualche carica elettrostatica addosso. Vedete, come vi avevo detto, questo LED va tagliato, quindi se siamo partiti di qua lo taglierete in maniera perfetta. Se siete partiti dalla parte
non dell'interruttore, e dovete ristaccare tutta la striscia perché non ci arriverete qua. Quindi a questo punto tagliamo la parte del LED in più in maniera certosina, andiamo a sistemare, ripassiamo su tutta la parte adesiva. Ragazzi, incredibile, ho fatto un lavoro veramente top. Dobbiamo attaccare questo pin che servirà per il controllo dei LED da Betaflight. Ok, non c'è verso di sbagliare. Ho fatto, vedete che lavorino perfetto? Rimane tutto incastrato qua e non dà praticamente noia. Allora, un'altra cosa che vi voglio fare notare è che arriva già con il cavo per la Reunit 04 già installato, quindi non dovete nemmeno usare il cavo della confezione, usate direttamente questo che è già tutto bellino, corto e già posizionato nel flight controller. Allora, prima di procedere all'installazione della cam e poi a una breve configurazione del quad su Betaflight, vi faccio vedere questo, il cavetto prioritario Betaflight che permette la connessione del flight controller a Betaflight. Questo cavetto va connesso con questo pin e poi praticamente qui ci inserite l'USB-C al vostro computer e questo lo connettete qua al flight controller e siete pronti per fare la configurazione su Betaflight di questo quad. Vi faccio vedere una cosa, vi lascio il link in descrizione. Se avete una stampante 3D, facciamo una bella scatolina per questo interruttore, non avendolo praticamente così sciolto nella nostra valigia. Allora, stampa lanciata, appoggiamo il cavetto qua e ci vediamo fra qualche istante. Come vedete la stampa è partita a un certo punto, si fermerà, verrà scritto riprendi stampa, andremo a mettere questa qua qui. Ok, una volta messa così riprenderemo la stampa e verrà un case in modo tale che sarà più difficile perderlo oppure andare a fare qualche corto. Guardate ragazzi che carino il risultato finale, lo potete portare a giro adesso e non avete più paura di perderlo, anche perché si vede bene. Siamo arrivati al momento più bello di montare l'Air Unit. In questo caso monteremo la 04 col supporto nuovo della 04, quindi il suo cavetto lo possiamo mettere da una parte perché, come abbiamo già detto, c'è il suo cavetto integrato. Montare la canopy è semplicissima. Potremmo preparare anche altre canopy tipo con una 03 col supporto della 03 e intercambiarle. E per prima cosa dobbiamo svitare queste 4 viti. Nella confezione troviamo queste viti più lunghe, prendiamo queste qua che sono le più lunghe e praticamente prendiamo la canopy e con la scritta rivolta verso l'alto andiamo a avvitarla, poi dopo sceglieremo il grado di inclinazione. Usiamo sempre le viti della confezione della DJI Unit 04. Una volta avvitato, vedete queste due fessure, faccio così, faccio passare prima da questa fessura qui dietro le antenne, il cavetto per le antenne, quindi faccio passare l'antenna qua, faccio un po' di forza, faccio entrare il cavetto nella sede, non so se riuscite a vederlo, ok, e praticamente l'Air Unit deve stare con la scritta DJI verso l'alto. Ok, la canopy è pronta, poi questo filo ce l'aggiustiamo, lo facciamo passare qua dentro, ok. Una volta che siamo a questo punto qua, andiamo a mettere le antenne fatto presente che qui fa un raggio di 30 gradi, quindi un angolo perfetto per il segnale dell'Air Unit come da manuale. Ok, a questo punto è semplicissimo, qui abbiamo già la nostra canopy, addirittura se vogliamo gli togliamo la protezione, ci mettiamo
subito, anche se già che so che andrò a fare un volo, l'ND16, filtri di beta FPV. Ripeto che tutti i prodotti che vedete li trovate, il link in descrizione per l'acquisto. Ok, fa uno scatto, vedete bellissimo com'è il suo filtro beta FPV. A questo punto, ok, è semplicissimo, perché naturalmente mettiamola, dobbiamo inserire anche il connettore che è qua davanti, quindi questo cerchiamo di farlo passare sotto qua e questo va connesso così. Buttiamo giù la canopy e con le vite più lunghe che abbiamo preso prima, da sotto giriamo il quad, ok, e andiamo a avvitare nella sua sede filettata. Eccola qua. Io vi consiglio di farla a croce, quindi questa. Controlliamo che si muove, che tutti i cavetti siano al posto giusto, che non vadano a dare noia. Ok, direi che è perfetto così, guardate bello. A questo punto siamo pronti per passare alla configurazione di Betaflight e gli aggiornamenti che vi farò vedere. Faccio notare che il drone con le batterie 550 e l'Air Unit 04 pesa 150 grammi. Possiamo anche aggiungerci tranquillamente un modulo GPS se lo vogliamo e vogliamo fare un po' di mid-long range. Round 1, fight! Prima di connetterlo al PC testiamo un attimo il funzionamento. Se tutto funziona correttamente vi consiglio di comprare, se non l'avete già, uno smoke stopper che previene i corti e quindi fa in modo che se c'è qualcosa che non funziona blocchi la corrente. Allora, praticamente come funziona? Lo connettiamo al flight controller, in questo caso l'XT30, e di qua connettiamo la batteria. Vedete? Si accendono le luci, gli diamo corrente, qui possiamo aumentare gli ampere, diamo corrente, il quad si accende, quindi è configurato correttamente, non ci sono corti. Adesso possiamo spengerlo, stacchiamo lo smoke stopper e andiamo a connetterci al PC o al Mac. Inseriamo il connettore prioritario di beta, connettiamo l'USB-C e andiamo a premere subito Express LRS per gli aggiornamenti. A questo punto siamo in Express LRS, vogliamo aggiornarla a 356, è semplicissimo. Qui andiamo a mettere beta il target 2,4 GHz. Qui in questo caso monta la Nano RX, andiamo a selezionare. Tutto così. Qui è la mia frase particolare che ho associato a tutti i quad e qui andiamo a selezionarli Betaflight. Cancella prima del flash, diamo flash. A questo punto compilerà il nuovo aggiornamento e la ricevente sarà aggiornata all'ultima versione. Perfetto, successo. A questo punto, una volta che accendiamo il quad, la radio si legherà automaticamente. Accendiamo la radio, mi sono fatto un programma per il Pavo 20. Accendiamo il quad, vediamo se si lega, si dovrebbe legare automaticamente. Vediamo se si lega, si accende il LED. Ok, si è già legato. Andiamo su Betaflight. Siamo su Betaflight. Per prima cosa io consiglio di aggiornare il firmware all'ultima versione ufficiale
E quindi andiamo su rileva, troviamo il target in automatico che è questo qua, Beta FPV 405, l'ultima versione ufficiale è la 452, io aggiorno a questa. Mi raccomando, qui mettete D-Shot nel protocollo motore e qui praticamente nell'altra opzione selezionate cosa volete includere nel firmware. A questo punto vi farà il backup del firmware che è presente, che questo drone esce con la 450 da casa Betaflight, quindi quando andrete a fare carica firmware online, praticamente scaricherà il firmware con le opzioni che avete indicato. Quando andate a fare flash firmware, io ora adesso non lo faccio, potete praticamente salvarvi il backup del firmware attuale. Io l'ho già fatto e andiamoci a connettere. Allora, questa è la schermata che vi trovate, queste sono le porte. Se volete farvi uno screenshot, io l'ho configurate così. Mi raccomando, nei sensori batteria cambiate la tensione in 4,4 perché usiamo l'IPO HV, quindi se no praticamente sull'OSD vi darà l'errore, il visore, cioè vi farà vedere che è più scarica la batteria invece quando ancora avete la carica. Qui vabbè non abbiamo il GPS, quindi lascia cadere, però prossimamente li monterò subito il GPS e quindi qui lo andrò a configurare. Nei preset io ho impostato Express LRS a 250 Hz, ho attivato questo di preset e questi sono i PID che ho impostato su questo quad. Se volete potete farvi uno screenshot, mi sto trovando molto bene con questi PID qua. E come impostazione filtri io sono arrivato a forza di prove a questo settaggio qua. Vabbè, i rate, mettete rate che usate su tutti i vostri quad, i vostri rate personali. Per quanto riguarda le cervente dovete impostarla così col crossfire. E andiamo avanti. Le modalità di volo, queste in base a come avete configurato la radio, le configurate. Niente, l'importante è questa scheda dei motori, di selezionare il protocollo D-Shot 300, D-Shot bidirezionale con 12 poli e 10% di idle. Questo lo potete anche aumentare un pochino, però io così ho visto il 10% va bene. Per il resto vabbè, questo è l'OSD, ve lo configurate come volete voi, cosa volete vedere voi nel visore. E il black box io l'ho impostato così, flash integrato 1 kHz e giro skillet. Ragazzi, se avete bisogno di supporto e volete chiedere qualcosa su questo drone, scrivetelo pure nei commenti. Ragazzi, è una lama sto quad, una lama, bellissimo. Ciao raga. Wow, facciamo subito un roll. Perfetto, PID come è tornato preciso. Ragazzi, questo è il quad veramente, come si diceva nella intro, da avere, se praticamente voi volete cogliere l'attimo. Questo in un secondo siete in volo. Guardate, vi lascio se volete il modello nella descrizione per questo fantastico case, che secondo me è fondamentale. Se avete una stampante 3D, vedete il cavo bilanciamento si incastra qua, sta tutto ben fermo, e quando praticamente l'andate a mettere sotto il pavo, nel suo supporto si incastra perfettamente nello spessore qua, e quindi avete un bilanciamento dell'FPV sempre preciso e mai un po' più avanti e un po' più indietro la batteria. Allora ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete un bel like che non costa niente, un bel pollicione verso l'alto. Se non siete iscritti al mio canale iscrivetevi. Un ringraziamento va a Beta FPV che mi ha dato la possibilità di portare sul canale questo fantastico prodotto, e seguitemi per i nuovi contenuti. Ciao da Simone, alla prossima. Ciao ragazzi.